Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime su quella che ormai possiamo considerare una vera e propria telenovela Lookman. L'Atalanta che fa una sorta di ostruzionismo, l'Inter che, per quanto non consideri assolutamente chiusa la trattativa per il nigeriano, inizia però ad allacciare contatti per le eventuali alternative. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito vi ricordo un bel like al video, iscrizione al canale, campanella delle notifiche attiva per non perdere nessun contenuto e con pochi semplicissimi passaggi dareste un grandissimo aiuto al canale. Ripercorriamo anche un po' quali sono state un po' le tappe della trattativa Lookman, o meglio le ultime 24 ore un po' per così dire caotiche. Ieri c'è stato il rifiuto formale all'offerta dell'Inter di 42 milioni più 3 di bonus. L'Atalanta, che ha gentilmente, tra virgolette, respinto la proposta, non ha però comunicato cifre all'Inter. Ecco, l'Inter ha richiesto appunto quelle. Ufficialmente qual è la richiesta dell'Atalanta? Perché la società bergamasca non ha mai parlato di cifre e l'Inter, anche in maniera un po' informale, ha chiesto qual è effettivamente il prezzo dell'attaccante nigeriano. Allo stesso tempo Lookman ha vissuto molto male il rifiuto dell'Atalanta, è in rottura col club, lo ha fatto anche via social, rimuovendo tutte le foto dal proprio profilo in cui lo ritraevano con la maglia dell'Atalanta. Tra l'altro ormai si usa di frequente rompere con le società anche attraverso dei comportamenti social, c'è però molto di più dietro questa scelta. Ed è un Lookman che non sembra assolutamente intenzionato ad unirsi al gruppo, anche quando si tratterà poi di tornare ad allenarsi con la squadra all'inizio della prossima settimana. L'Inter, come dicevamo, non ha rinunciato a Lookman, l'Atalanta allo stesso tempo non lo ha considerato assolutamente incedibile, come invece si era vociferato ieri quando sono uscite le prime notizie. Se l'Atalanta lo avesse considerato incedibile, la trattativa sarebbe già morta e sepolta, forse già da qualche giorno. Non è così. L'Inter al momento non ha effettuato rilanci e forse non li effettuerà nel giro di 1 o 2 giorni. Probabilmente potremmo capirne di più la prossima settimana. Prima di farlo però l'Inter vuole appunto sapere le cifre ufficiali dall'Atalanta e lo stesso Lookman non prende in considerazione delle alternative all'Inter, almeno fino a quando l'Inter non comunicherà di non essere più interessata a trattare. Di certo anche l'Atalanta, dal punto di vista, diciamo così, comportamentale nei confronti dell'Inter e soprattutto del giocatore, non ne esce benissimo, anche perché aveva un po' dato un accordo informale aveva fatto con Lookman, secondo il quale lo avrebbe lasciato libero di partire quest'anno. In realtà sta facendo comunque ostruzionismo, come è stato lo scorso anno quando il Paris Saint-Germain si era interessato a Lookman. L'Atalanta non lo considera incedibile, però certo non lo cede di buon grado, perché ha già avuto delle partenze importanti come quella di Gasperini, quella di Retegui, che soprattutto la seconda pone l'Atalanta in una posizione ulteriormente di forza dal punto di vista economico e la espone anche al rischio di un indebolimento tecnico importante. Già sono partiti 2 pezzi pesanti, uno in panchina, l'altro in campo, sarebbe la partenza di un altro top player. Quindi sicuramente l'Atalanta non vorrebbe cedere il calciatore, però allo stesso tempo sa che non può trattenere a lungo Lookman scontento e diciamo che le cifre ipotizzate potrebbero essere 45 più 5 per far vacillare l'Atalanta. L'Inter, dal suo punto di vista, naturalmente per muovere ulteriori passi aspetta che vengano comunicate queste cifre. La trattativa in sé, secondo me, da parte dell'Inter non è stata gestita male, quindi i primi contatti informali, quando Marotta ha anche incontrato Percassi a proposito del Consiglio di Lega, la prima idea di 40 milioni più bonus, poi portata a 42 più 3, passi formali con l'offerta inviata via mail. Quindi insomma l'Inter la trattativa in sé secondo me la sta conducendo anche bene. Il problema, forse l'unica cosa sul quale non sono stato convintissimo dei passi dell'Inter, è stata l'esposizione mediatica. In primis quella di Ausilio ormai più di 2 settimane fa, quando ha detto vogliamo Lookman all'Inter. Frasi forti,
poi in un certo senso anche confermate da Marotta, che ha parlato di Lookman come primo obiettivo. In pratica non sono state esattamente quelle le parole, però il contenuto era un po' quello. Frasi importanti che quindi di certo non aiutano nel corso di una trattativa, perché quando ti esponi così tanto poi è chiaro che innanzitutto rischi la figuraccia dal punto di vista mediatico. Allo stesso tempo c'è poi l'Atalanta che ti vede un po', ecco, non dico costretti, ma quasi a cercare di portare a casa Lookman, e quindi tira ancora di più sul prezzo. Già è una società che difficilmente aiuta dal punto di vista delle trattative. Al massimo si riesce, ecco, a tra virgolette giocare sui bonus, sulla formula, sul dilazionamento, però poi è una squadra che nel complesso vuole, insomma, la cifra che ha stabilito. La mia sensazione è che sia una trattativa tutt'altro che conclusa e che il rilancio dell'Inter possa anche arrivare, perché Lookman per caratteristiche è un giocatore che serve all'Inter. Parliamo per caratteristiche, non per completezza quantitativa dei reparti. Quindi l'Inter non è che ha bisogno di un nuovo attaccante, ha bisogno di un calciatore che dia imprevedibilità tra le linee, che dia qualità nell'uno contro uno, quel calciatore che può in un certo senso spaccare la partita, e Lookman lo rappresenta. Tra l'altro è un calciatore non futuribile, ma nel pieno della carriera, a 28 anni, un calciatore che conosce già il campionato italiano, quindi insomma identikit perfetto in questo momento per l'Inter. E le alternative, almeno dal mio punto di vista, non danno le stesse certezze di Lookman. Ecco, l'Inter ha allacciato contatti con l'entourage di Nkunku, calciatore in uscita dal Chelsea, calciatore però diverso rispetto a Lookman. Un attimo, non dico ovviamente che sia scarso Nkunku, assolutamente no, è un calciatore valido, però forse non dà la stessa imprevedibilità, ecco, non spacca le partite come Lookman, e quindi si aggiungerebbe un calciatore importante, un calciatore che può agire sulla tre quarti, che può agire a supporto di un attaccante, però non è la stessa cosa di Lookman. È un calciatore che deve anche un po' riscattarsi dall'esperienza al Chelsea, che non è stata proprio brillantissima, e che si troverebbe ad affrontare un campionato diverso, un paese diverso, quindi non sono mai situazioni da sottovalutare. Perché mi aspetto almeno un ultimo rilancio per Lookman? Perché credo che l'Inter sia realmente intenzionata a portarlo a Milano, perché Lookman vuole a tutti i costi l'Inter, perché poi alla fine anche la stessa Atalanta credo che cerchi più di tirare sul prezzo che non di fare ostruzionismo sulla cessione in sé, e tante volte poi, insomma, soprattutto quando la differenza è pochi milioni, se davvero dovessero essere 50 milioni richiesti dall'Atalanta sarebbe una differenza di pochi milioni. Insomma, poi alla fine si può trovare la quadra che in un certo senso possa accontentare tutti. Non portare Lookman all'Inter renderebbe scontento l'Inter stessa, perché comunque ha apertamente dichiarato che l'obiettivo primario per l'attacco è Lookman, il calciatore, e la stessa Atalanta non potrebbe, ecco, sentirsi soddisfatta nel trattenere in rosa un calciatore che non vuole rimanere all'Atalanta, e poi automaticamente potrebbe anche veder crollare il prezzo il prossimo anno a gennaio o la prossima estate, quando poi Lookman si avvicinerà alla scadenza fissata per la scadenza del contratto, ovviamente fissata per il 2027. Qualcuno ha parlato anche, o meglio ha ipotizzato, che la trattativa Lookman possa essere stata soltanto una mossa mediatica dell'Inter per infiammare la piazza, per spingere la campagna abbonamenti, però insomma sarebbe il tutto un po' estremamente cinico, e soprattutto comunque l'Inter si è esposta veramente tantissimo, ha fatto un'offerta formale importante. Ecco, non è il tipo di offerta che si fa soltanto per infiammare la piazza dal mio punto di vista. Secondo me finora stiamo un po' assistendo al gioco delle parti, però è una trattativa che secondo me può arrivare alla conclusione, non sarà nel giro del weekend come inizialmente io stesso avevo ipotizzato, e come ne aveva parlato anche Marotta, che aveva dato un po' una deadline di 2-3 giorni ad inizio settimana. Però forse, ecco, la settimana prossima io mi aspetto un ulteriore rilancio da parte dell'Inter. Inter che potrebbe incassare altri milioni dalla cessione di Sebastiano Esposito, che sembra vicinissimo al Cagliari, per un'operazione da circa 6 milioni. Forse anche qui qualcosina in più si poteva ottenere dalla cessione di Sebastiano Esposito. Saranno comunque
altri milioni ad entrare nelle casse dell'Inter, milioni che invece quasi sicuramente non entreranno per Bissek. Chivu lo considera centrale nel suo progetto, il calciatore comunque resterebbe di buon grado a Milano. L'unica cosa che potrebbe far vacillare l'Inter è un'offerta tra i 35 e i 40 milioni che ad oggi non c'è. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra, soprattutto sulla trattativa Lookman. Cosa vi aspettate adesso? Vi aspettate un ulteriore rilancio? Secondo voi come l'Inter ha gestito le trattative, al di là poi dell'esposizione mediatica, come ha agito l'Atalanta? Insomma, confrontiamoci anche nella sezione commenti, anche eventualmente sulle eventuali alternative. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!